Ciao, vediamo subito come creare un ritratto a matita partendo da una foto con Photoshop, esattamente come questa. Vediamo subito come. Una volta aperto il nostro programma andiamo a trascinare all'interno dell'interfaccia la foto da trasformare. La prima cosa da fare è andiamo a duplicare il livello originale in modo da lavorare sui livelli copia, quindi lo trasciniamo qui in basso, sull'iconcina crea un nuovo livello, dopodiché andiamo a nascondere il livello sfondo bloccato e lavoriamo sul livello sfondo copia. Andiamo adesso a selezionare il soggetto dell'immagine in modo da isolarlo rispetto allo sfondo. Ci sono diversi metodi che possiamo utilizzare a riguardo, uno di questi sicuramente è andare sul pannello proprietà con il livello selezionato e cliccare su rimuovi sfondo, oppure tornando sul pannello livelli, con il livello sempre selezionato, ci spostiamo sul menu selezione e selezioniamo la funzione soggetto. Automaticamente il programma crea una selezione piuttosto accurata del soggetto principale, soprattutto se non ci sono margini complessi o bordi stratificati, quindi se è tutto abbastanza lineare, la prima selezione di solito già è quella che possiamo utilizzare. In questo caso andiamo a includere nella selezione anche questo pezzetto di selezione interna, quindi andiamo a selezionare velocemente lo strumento selezione semplice con la modalità aggiunge alla selezione che possiamo attivare dal pannello dinamico nella parte superiore. Andiamo poi a includere nella selezione questo frammento. Con la selezione attiva selezioniamo la combinazione di tasti CTRL o Command più J e andiamo a duplicare la selezione. Nascondiamo il livello sfondo copia e lo selezioniamo. Qui sopra andiamo ad aggiungere un colore di sfondo piatto. Possiamo aggiungerlo anche dal menu dei livelli di decorazione e poi tinta unita. Da qui andiamo a selezionare dalla tavolozza di colore il colore bianco e clicchiamo su ok. Ora torniamo a selezionare il livello della selezione. Ci spostiamo sul menu immagine, apriamo la voce regolazioni e da qui ci spostiamo in basso e selezioniamo togli saturazione. Dopodiché col tasto destro sul livello lo andiamo a duplicare, clicchiamo quindi su duplica livello e clicchiamo poi su ok. Sul livello copiato di nuovo andiamo a cliccare col tasto destro e a convertire in oggetto avanzato in modo da poterlo editare separatamente rispetto agli altri livelli. Una volta convertito in oggetto avanzato ci spostiamo sul menu immagine, di nuovo regolazioni e andiamo a invertire tonalità e luminosità. Poi ci spostiamo sul menu dei metodi di fusione che si trova nella parte alta del pannello livelli e andiamo a selezionare colore scherma. Come vedete abbiamo come risultato soltanto una parte del bordo della figura, quindi una parte del bordo della sagoma che ovviamente è necessaria per il passaggio successivo. Ci spostiamo infatti sul menu filtro, sfocatura, controllo sfocatura e da qui andiamo a dare il valore del raggio piuttosto alto, tra i 100 e i 101 pixel. Dopodiché clicchiamo su ok, come vedete l'immagine è tornata visibile. Ora non dobbiamo fare altro che trascinare su un livello superiore la nostra texture che farà da sfondo ma agirà anche da colore per dare maggiore carattere alla nostra immagine. Questo contribuirà a renderlo appunto un ritratto a matita a tutti gli effetti. Andiamo dunque nella nostra cartella dove abbiamo già preparato la texture di carta. A proposito ti lascio in descrizione il link dove scaricare la texture che stiamo utilizzando in questo video ed eccola qua. Una volta caricata la texture andiamo a confermare dal pannello dinamico e con lo strumento sposta la vado a centrare grazie anche alle guide sensibili che sono attive. Come posso andare a vedere appunto dal menu visualizza allineamento. Chiaramente se vedo che l'immagine sottostante fuoriesce leggermente rispetto alla larghezza della texture la seleziono da uno degli angoli, mi assicuro che sia attivo dal pannello dinamico il proporzionamento e quindi la vado ad ingrandire in questo modo. Poi di nuovo a centrare, confermo, dopodiché mi sposto sul menu dei metodi di fusione e vado a selezionare il metodo di fusione moltiplica ed ecco qua, abbiamo ottenuto un effetto di un ritratto disegnato a matita molto fedele che risponde pienamente al nostro obiettivo iniziale. Dopodiché andiamo a selezionare lo strumento taglierino, assicuriamoci che non ci siano vincoli di dimensioni e lo andiamo manualmente a trascinare in modo da ottenere il riquadro effettivo del nostro lavoro. A questo punto andremo su File, esporta come, lasceremo magari il formato JPEG o PNG, dopodiché esporteremo la nostra immagine. Assicuriamoci chiaramente anche di salvare il file PSD in modo da poterlo editare successivamente in caso di necessità. Quando si tratta di modificare il colore, la luminosità, la tonalità, l'esposizione di una foto trasformandola in qualcos'altro, generando quindi un effetto particolare, Photoshop è sicuramente il leader nel settore. Non a caso ci permette di trasformare completamente lo scenario di una fotografia semplicemente modificando i colori rispetto allo sfondo di destinazione. Per fartela breve, si tratta del color matching, una tecnica usata molto ad esempio per realizzare fotografie di impatto anche in ambito cinematografico. Ed in questo video ti mostro esattamente come fare color matching con Photoshop in modo professionale ed efficace. Ciao, grazie, al prossimo video!